Ciao, bentornati sul mio canale Mano Libera, Atelier di Barbara. Ci stiamo avvicinando alla Pasqua e vorrei accompagnarvi nella creazione di diverse decorazioni pasquali. Infatti qui vedete ho addobbato un attimino una piccola colazione di Pasqua dove troviamo la tovaglietta, il portaposate, il coniglietto portapane e il segnaposto. Ma oggi ci dedichiamo alla tovaglietta. Seguitemi. Vi presento la tovaglietta. Si presenta così. In retro abbiamo solo la cucitura del nastrino. È una tovaglietta per la colazione composta da un retro, l'imbottitura e la parte sopra. È decorata con un nastro di raso dove l'abbiamo abbellita con dei carini, dei fiocchetti carini agli angoli, e l'angolo è a 45 gradi ed è l'angolo che viene chiamato angolo a cappuccio. Vedremo poi anche come realizzarlo. Prendiamo la stoffa per il fondo e andremo a disegnare delle righe a 4 cm dal bordo, anche sulle verticali e anche sull'altro lato. Inoltre andremo a realizzare anche una riga a 1 cm dal bordo. Una volta disegnato queste righe andremo prima a piegare sulla prima riga e stirarlo e poi sulla seconda riga e stireremo. Qui è già stato stirato. Andiamo a prendere l'imbottitura sintetica e la stoffa, l'appoggiamo nel rettangolo interno, restando all'interno, e vedrete che è leggermente più piccolo della stiratura. Lo posizioniamo e andiamo ad appuntarlo. Imbastiamo partendo dal centro. Andremo a fare anche delle imbastiture in verticale e sulle diagonali. Ora andremo a fare l'angolo della tovaglietta, è detto anche il metodo a cappuccio, l'angolo a cappuccio. Ve lo mostro, vedete, verrà così. Praticamente abbiamo una linea a 45 gradi che verrà fatta in questa maniera. Per fare l'angolo a cappuccio andremo a misurare 6 cm e facciamo un segno. 6 cm dall'altra parte e facciamo un segno. A questo punto uniamo i due segnetti con una riga. Perché 6 cm? 6 cm corrisponde al doppio del bordo. Questo lato da qui a qui è 3 cm, ovvero da qui a qui è 3 cm. Per fare l'angolo dobbiamo mettere una misura doppia. 6 cm. Prendiamo i due punti, li facciamo coincidere girando verso l'esterno, giro il lavoro per comodità, trovo la riga e qua ho esattamente lo stesso punto. Ora andrò a cucire lungo la riga che ho disegnato cucendo a macchina. La stessa cosa, ho preparato tutti e 4 gli altri angoli. Tutto il materiale è stato fornito da Bernina Lugano e le informazioni per la macchina la potete sempre trovare presso Bernina Lugano e il link vi appare in sovraimpressione. Ho preparato la mia macchina da cucire, la B485, mettendo il piano supplementare, la ginocchiera e infilandola. Ed ora andiamo a cucire gli angolini lungo la riga. Cucito, taglio a una distanza di mezzo centimetro circa per tutti e 4 i lati.
Per applicare il nastrino io utilizzo il piedino numero 12 perché ha una bella scanalatura sul fondo nella quale il nastrino scorre senza muoversi. Imposto il punto numero 3 e vado a regolare la larghezza del punto a 3,5. Io ho puntato il lato, ma volendo, se preferite, vi sentite più sicure, potete fare anche un'imbastitura. Prendiamo il nostro nastrino, lo lasciamo 10 cm più lungo dell'inizio dell'angolo e lo posizioneremo esattamente sulla linea di congiunzione tra il bordo e il cotone colorato. Ricordatevi, se volete utilizzare un colore diverso, ad esempio l'arancio come il nastrino, di sostituire il filo superiore. Eccoci giunti alla fine di questo tutorial, mi auguro vi sia piaciuto, condividete con i vostri amici, seguitemi su Instagram per le altre idee creative e chiaramente non perdete i prossimi video per vedere gli altri lavoretti. Ci vediamo presto, ciao!